Sono Miss Monica. 6 anni fa ho lasciato l'Abruzzo per andare negli Stati Uniti ad allenarmi in una delle scuole migliori del mondo, dall'8 volte campione NWA e WWE Hall of Famer Harley Race. Lì ho anche avuto modo di allenarmi con delle leggende del wrestling come Ric Flair, Ricky Steamboat e Tom Pritchard. Da allora ho lottato in 10 nazioni diverse e ho vinto titoli in Italia, Stati Uniti, Inghilterra e Grecia. Nel 2016 sono diventata la prima italiana ad aver lottato a Raw contro Nia Jax. Sono Fabio Ferrari. Quando ho iniziato a praticare wrestling in Italia non c'era nulla. Oggi sono l'unico italiano ad aver lottato ai Caraibi, Pakistan, Kuwait, per un totale di 19 diversi paesi in tutto il mondo. In carriera ho lottato oltre 1000 match, affrontando grandi nomi come Cesaro, Ultimo Dragon, Chris Masters, Sami Zayn, e ho conquistato 18 titoli diversi. In questa serie vi porteremo con noi per scoprire il wrestling on the road. Benvenuti alla seconda puntata di Vita da Wrestler. Vi ricordiamo di iscrivervi subito al canale di Michele Posa per non perdervi gli aggiornamenti, ma soprattutto i prossimi episodi. Mentre se volete guardare qualche match completo, iscrivetevi al mio canale Fabio Ferrari Red Devil, come leggete qui sotto. Gli show di wrestling nel sud Italia sono più attivi che mai grazie alla federazione I Miti del Wrestling. Oggi andremo a San Giorgio a Cremano, Paese natale del grande Massimo Troisi, dove si svolgerà Eruption. Monica affronterà Mary Cooper, mentre io avrò una bella gatta da pelare contro un ragazzo di Bergamo che negli ultimi 2 anni ha scritto una pagina importante del wrestling italiano. Lui è Francesco Akira, che ha lottato in All Japan Pro Wrestling, dove ha vinto il torneo junior del 2021 ed il titolo della stessa categoria, quindi veramente un grande traguardo. Il match sarà valevole per il titolo mondiale della European Pro Wrestling. con noi oggi ci saranno anche i ragazzi della scuola Wrestling Abruzzo, un progetto che io e Fabio abbiamo creato poco più di 2 mesi fa. Per loro sarà la prima volta sul ring, quindi ne vedremo delle belle. No, dammi, vediamo di rimettere. Aspetta, ascolta. Devo prendere il mancino. Mi prendi il mancino. Ok raga, siamo pronti? Andiamo a Napoli! Ricky! Siamo on the road. Noi siamo vicino a Ielli comunque. Sì, non guardiamo nessuno. Vabbè, domanda. Le vostre emozioni nel primo match prima di salire sul ring? Ma del primo o... Del primo match o da adesso? No, del primo, del primo. Ah, del primo, io non mi ricordo nulla. Vabbè, in generale. In generale allora. Il primo match per forza si allassa, cioè di certo non sali sul ring tranquillo. Però quello che capita è che tu esci davanti al pubblico, hai quella botta, una botta di adrenalina che ti fa un po' riprendere. Poi e vai! Acqua! Benvenuti! Terronia! Ma che fate? Noi non abbiamo manco un Niente. È bello che lo sapevamo che facevamo 5 metri. No, io in realtà ce l'ho sempre dietro. Ce l'ho sempre dietro. A me piace. Questa l'ho ripreso. Cioè, nuvoletta di Fantozzi. Braccati dalla solita nuvola, partirono in una splendida giornata di fine primavera. Madonna benedetta incrementi. Mancare Lauricchio per eccellenza. Che è in ritardo.
qua ci rimettiamo la cosa della pupù. Cosa fa la prima cosa che fa Fabio Ferrari? Va a cagare. Io devo mangiare. Lui è famoso, ti giuro, per inaugurare ogni posto. Non è che dopo 3 ore di viaggio vorrei fare una cagata. Abbiamo una cosa in comune. Ci ha inaugurato lui. Va bene, allora io sto ammazzando. Questo era il divano originale di casa Troisi, ce lo notare? Sì. Questa è la bicicletta originale del postino. Simon, this is the original bike of the movie. If you have to see the movie, it's a very good movie. And Troisi was nominated at the Oscar after he was already dead. In molti ci avete chiesto come funziona uno show di wrestling professionistico. L'obiettivo primario è ovviamente il pubblico. Tutti i lottatori coinvolti devono lavorare come un vero team per far sì che il pubblico vada a casa felice e anzi magari parli bene dello spettacolo di modo che la volta successiva possa tornare con qualche amico o qualche parente. Ho parlato di team perché a tutti gli effetti i lottatori coinvolti nello spettacolo formano una squadra con un obiettivo comune. Ad esempio il primo match è il più importante dopo il main event, quindi l'incontro principale, perché apre le danze allo show e quindi deve colpire subito il pubblico, senza però strafare e quindi rubare poi la scena al resto dello spettacolo. Immaginate se a uno show di magia vedeste i trucchi migliori alla prima esibizione, chiaramente poi il resto dello spettacolo perderebbe un po' di interesse, quindi stessa identica cosa capita in uno show di wrestling. Nel nostro ambiente questa cosa è anche vista come una grossa mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi, ma anche nei confronti della logica dello show. Altra importante differenza la fa la tipologia di show. Uno show live dal vivo verrà costruito in maniera totalmente differente rispetto a uno show televisivo. Quello che vi posso dire per certo è che chi pianifica tutto per filo e per segno non è un vero professionista. Il wrestling è una forma d'arte che storicamente ha dato i suoi frutti migliori quando ai lottatori veniva data quasi carta bianca. Immaginate l'era attitude della WWE, ad esempio. 15, 16, 17, 4. Grande Michele! Bella! Non rialzarti e buttarti nella cosa, rialzatevi e quando fate il passo dovete essere aperti, perché sennò se l'altro carica forte con le mani, concentrati su non usare le mani per frenare il banco. Quando li facciamo esordire, Fabio? Ah, direi che stasera secondo me. Bravo. Ricordatevi di stopparvi. Non fate i treni in corsa, non per... Ok, cioè. Insomma. Dai, passiamo. Che è successo? Ma io l'ho fatta apposta. Aspetta, Lo metto in mano. L'ho fatta apposta. Ragazzi, nel wrestling ci si fa male, soprattutto all'inizio, quando ancora devi perfezionare le varie tecniche. Il wrestling non è un balletto. Matteo e Giacomo hanno avuto un piccolo screzio, poi subito risolto. Ma queste cose possono succedere soprattutto appunto agli inizi, ma anche sul ring durante un match. Può capitare. L'importante, ricordate, la regola numero 1 del professional wrestling
proteggere il proprio avversario. Io sono Michele Ippolito, sono il promoter della più grande compagnia di wrestling del sud Italia, i Miti del Wrestling, e stasera siamo qui per lo show dell'anno, Eruption, e con noi ci saranno anche Fabio Ferrari, il mio campione dell'Unione Europea, e la bellissima e bravissima Miss Monica. Lo show è iniziato, primo match, c'è un bel pubblico. Signori, direttamente da Milano, già campionessa italiana della vita, lei è Mary Cooper! Signori, direttamente da Pescara, l'abbiamo visto in WWE! E la beniamina del pubblico napoletano, Miss Monica! Devilman.
Solo il meglio a Napoli, eh? Dove ci hai portato alla grande? Posto incredibile. Promoter Michele Ippolito, che già avete visto. Monica. Oh shit. He's a nasty man, isn't he? Oh, you. Akira. E là i disadattati. E abbiamo finito. Vi chiediamo però di commentare qui sotto con domande, dubbi, curiosità su quella che è la vita del professional wrestler, così da rendere le prossime puntate ancora più interessanti. Per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima puntata!